Mi era venuta un'idea, essendo che Roma è una città con le case molto care, ho pensato, ma le case milionarie, e per case milionarie intendo quelle case che costano più di 1 milione di euro, perciò una cosa che non è accessibile a tutti, e ho detto mi faccio un bel giro per Roma e mostro in ordine crescente 3-4 case per darvi un'idea. Quanto può costare una casa, dove si trova, se la zona in cui si trova vale la pena e accessori o altro, così uno può fantasticare, perché in un periodo in cui la gente non si riesce manco a comprare una casa normalissima, modesta, perché prende un mutuo oggi è difficile, io vi farò vedere case milionarie, il mutuo potenziale che potreste pagare per comprarla, dove si trova e come è fatta. Se vi può piacere questo format, scrivetemi case milionarie, in modo tale che a Roma è pieno di case che costano 1, 2, 4, 6, 8 milioni di euro, che vedrete oggi qui nel video, e ve ne posso fare tante altre. Io ne ho selezionate poche per darvi un'idea. E qui da questa bella piazza che rappresenta tanto bene Roma, in pieno centro, con tanta roba, intanto vi invito a mettere un like e un bel commento, specie se volete che continuiamo sto format. Per la serie Case Milionarie, uno degli appartamenti che vi faccio vedere oggi è modesto, nel senso, nelle case milionarie un normalissimo appartamento di 300 metri quadri al quarto piano di una palazzina normale, in una zona non periferica, ma neanche estremamente centrale, perché qua vicino c'è la metro Piramide, bisogna camminare un pochettino. Di là c'è Cristoforo Colombo, lì c'è la stazione Ostiense con la ferrovia, ma c'è anche un po' di degrado. Però c'è questo appartamento di 300 metri quadri che vi portate a casa con 1.190.000. 300 metri quadri, 5 stanze, 2 bagni, stile un pochettino vecchio, perché sempre qui siamo anni 60, anni 70, rifatto da poco perché come vedete è stato lavorato, ma la cosa importante è che c'ha un condominio bassissimo, 160 euro al mese di condominio, che andate a sommare al mutuo che dovreste prendere se voi comprate al 100%, so 7.700 euro di mutuo, arriviamo a 8.000 al mese e vi portate a casa sto bel gioiello. Ovviamente non sono agente immobiliare, è solo una mera curiosità sul discorso di case milionarie. Ci avete il box compreso, perciò nel vostro bel 1.190.000 Airbox ce l'avete. Personalmente credo che quando stai un pochettino così fuori ti ritrovi situazioni come queste, dove ti crescono le piante, non te le sistemano, e quel poco che dovrebbe essere competenza o dei proprietari dei palazzi o in particolare del comune, avere un marciapiede così è veramente una zozzeria. Qua Piazza Albania, che ci troviamo uno all'interno delle mura romane, ma ancora più in particolare ci ritroviamo l'unico palazzo, credo, a Roma con dentro le mura serviane, che sono ancora più antiche delle mura aureliane. Infatti se guardiamo si compenetra all'interno di questo palazzo costruito nel 1960 le mura serviane, e se entriamo dentro il portone all'interno c'è un museo aperto praticamente tutta la settimana tranne il sabato, cioè oggi, dove la gente può entrare e può fotografare le mura serviane. Ma noi adesso andremo ad analizzare un appartamento che si trova al 6° piano di questo palazzo, che ha come plus proprio il fatto di avere le mura serviane all'interno del palazzo, e c'è praticamente un appartamento che costa 2.180.000 euro. Si può comprare una casa da 240 metri quadri, 4 stanze da letto, 2 stanze aggiuntive, cucina, 2 bagni e triple esposizione, e voi direte che so 2.180.000 euro, magari mi scontano i 180.000, non è detto, magari gli 80.000, ma la cosa più importante è che oltre ai 2.180.000 poi ci avrete 470 euro al mese di spese condominiali, tanto per darvi un'idea. Quanto potrebbe essere un potenziale mutuo a 20 anni per comprare una casa qui dentro? Se ve lo finanziate con un mutuo a 20 anni al 100%, adesso è ipotetico, col tasso attuale andate a pagare
per 20 anni, ogni mese 14.000 euro. Qual è l'altro vantaggio? La zona è bella, lì c'è via Leventino, qui c'è via della Piramide Cestia, 2 fermate di metropolitana, ma la cosa ancora più importante è che questo punto è sicurissimo, perché avete una banca sotto e avete un'altra sede, credo sia istituzionale o altro, dove ci sono sempre controlli, guardie giurate o altro, con tanto di telecamere che controlla tutta l'area. Box sotto col parcheggio, parco a vista e tutta una zona che comunque è abbastanza fruibile e tranquilla. Perciò fatemi sapere cosa ne pensate. Li vale 2.180.000 euro? Non poteva mancare una bella villetta. Voi direte, allora me ne devo andare in campagna per una bella villetta. Invece no, una villetta praticamente in centro città. Queste sono le mura aureliane e le mura aureliane sanciscono da dove finisce la vecchia Roma, perciò da questo punto qua finiva la vecchia Roma e qui c'è la nuova Roma. Lì c'è la Cristoforo Colombo, di qua c'è l'Appia, di là c'è l'Appia Antica e ci sono tutti i collegamenti possibili e immaginabili per voi. E in un'area verde, dentro la città, in un parco archeologico, perché qua sono tutte rovine, vi potete comprare la vostra bella villetta. E voi direte, ma se io ho una villetta, no, ma ce la posso avere la piscina? Con la piscina dentro, ma anche con tutta una serie di facilitazioni, tipo un grande giardino, la guardiania, cioè avete addirittura l'alloggio per il custode, perché che fate? Aprite voi la porta o fate dormire in casa chi vi controlla. E parliamo di una grandissima proprietà di 2.450 metri quadri, con piscina, con più piani, col garage sotto, i posti auto, il giardino e tutto quanto. Quanto la volete pagare? La modica cifra di 4.450.000 euro. Francamente, per una villetta così già iniziamo a ragionare. Il grande vantaggio è che se vi fate un mutuo al 100%, con 30.000 euro al mese la pagate. Soldo più, soldo meno. C'avete condominio? No, condominio non c'è perché è tutta vostra, è una villetta unifamiliare. C'avete sicuramente da pagare il passo carabile, perché c'è un passo carabile enorme, e poi tutta la manutenzione del verde, eccetera, è tutto a carico vostro. Fatemi sapere che ne pensate, se la villetta al centro di Roma, con vicino San Giovanni, l'Appia Antica, la Cristoforo Colombo e il centro, perché attraverso Porta San Sebastiano arrivate dritti per dritti al Circo Massimo, e dal Circo Massimo poi arrivate al Colosseo, andate dove pare, Piazza Venezia. E per salire di livello, qui siamo arrivati in una via molto centrale. Da quella parte c'è la stazione Termini, Santa Maria Maggiore, via Gioberti e stazione Termini. Da quest'altra parte qui c'è via Cavour, si arriva ai Fori Imperiali e c'è tutto il centro. Ovviamente questa è una via piccola, è una via piena di edifici istituzionali e militari, perché lì c'è anche la Guardia di Finanza, e si sta molto tranquilli perché è tutto controllato. Cosa c'è qui? Questo palazzo del 1963, da pochissimo ristrutturato, offre in vendita un appartamento enorme all'ultimo piano, comprendente anche la terrazza, di ben 590 metri quadri, con 11 camere da letto, diverse altre pertinenze, 3 bagni e un affaccio veramente importante. Ma quanto costa? E questa è la prima domanda. Siamo arrivati, ragazzi, a 7.070.000 euro. E voi direte, sti 70.000 euro me li sconteranno? Spero di sì. Quanto sono le spese condominiali? Non vengono nemmeno dichiarate. Se quelle, le altre che abbiamo sentito erano alte, qui secondo me saranno ancora più alte, perché è una struttura comunque tutta presidiata, controllata, eccetera. Di sicuro non avrete problemi con la delinquenza qua, perché sta via è veramente ben controllata. Dal punto di vista dei servizi avete anche il box auto, la palestra condominiale che è inclusa all'interno, infatti per quello il condominio sarà abbastanza alto, tutto rifatto ex novo e una bella vista su Roma. E se ve lo voleste comprare e fare un mutuo, perché uno dice io non ho 7 milioni tutti subito, finanzio 7 milioni a 20 anni, col tasso attuale sono 46.000 euro al mese di mutuo. Se avete sti soldi ve lo potete comprare, vi mettete qua, state comodi, vi passeggiate Roma quando volete e vi guardate il panorama di Roma. A questo punto siamo arrivati al top, al massimo della spesa per oggi.
siamo arrivati a un piccolo palazzetto nel centro di Roma, perché lì c'è via Sistina, là c'è via Veneto e qua sotto piazza Barberini e via del Tritone. Pieno turismo, pieno centro a Roma, te compri un palazzetto di 850 metri quadri con diversi locali, tutto tuo, compresa la terrazza, compreso l'ultimo piano. Quanto vuoi spendere? Qual è il tuo budget? Praticamente ti compri il palazzetto a 8.200.000 euro ed è questo, tu vieni qua, c'hai il tuo palazzo, entri, certo è un po' scomodo per il parcheggio ma c'hai il box tutto tuo, perciò alla fine con 8.200.000 c'hai la comodità almeno di parcheggiare la macchina. Quanto ti verrebbe a costare il mutuo se tu te lo comprassi? Perché non è detto che tu abbia 8.200.000 tutti in contanti, te lo finanzi al 100% in 20 anni, con 53.000 euro al mese te lo compri. Certo, non è poco, ma se uno si impegna se lo può pure prendere. Perciò nella sua antichità questo palazzo ha muri spessi, soffitti alti, grandi finestre, comunque una terrazza pure importante. Questa comunque è una zona centrale, lì c'è l'ambasciata americana, qua sotto ci sono tutte le ambasciate, lì c'è la chiesa dei Cappuccini con tanto è tutto controllato, delinquenza molto poca, se non giusto i scippatori dei turisti, perché è pieno di turisti. Forse la cosa più molesta che potete trovare qua sono proprio i turisti. Purtroppo un marciapiede piccolo qua davanti, che questo qui è un marciapiede fatto apposta per non metterci le macchine sopra, siete sicuri che bene o male state tranquilli. E fatemi sapere che ne pensate, perché secondo me il grande vantaggio è che vi svegliate la mattina, fate colazione a via Veneto, oppure girate di qua e vi vedete subito sta bella piazza Barberini, ve ne andate al cinema perché c'è il cinema a Barberini, ve ne andate a destra e state a via del Corso, e se no ve ne andate per qua per via Sistina, c'è sta il teatro, arrivate a piazza de Spagna, c'è sta Villa Borghese, ma che volete di più? Dal punto di vista di posizione, francamente credo che qua forse la cosa difficile, troverete pochi supermercati per fare la spesa o per andare a comprare, ma che ve frega, tanto c'avete i soldi, vi siete spesi 8.200.000. Un parametro molto importante a discapito anche magari della comodità di avere i negozi normali, quelli sai, la bottega dei quartieri eccetera, che magari in alcune zone non c'è, è la vicinanza delle istituzioni. Quando hai una casa vicina a alcune istituzioni hai dei vantaggi con le strade più pulite, tutto più controllato, meno buche, meno rotture di scatole, che a Roma funziona sempre, perciò questo ve lo tengo come parametro. Se vi è piaciuto questo episodio di case di lusso a Roma, perciò case milionarie da 1 milione di euro in su, scrivetemelo nei commenti come vi ho detto, perché deciderò se farvene qualcun altro, perché ci sono talmente tante case, talmente tanti luoghi che francamente vale la pena visitarli. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Qua vi lascio la vista di Roma, perché è la cosa migliore, perché tutte le case poi stanno qua. Faremo case magari in centro, Trastevere, Lungotevere, Roma Nord, Fleming eccetera, e vedrete che prezzi.